Ho appena finito di guardare il nuovo film Stance, che è praticamente una sorta di documentario sul fanatismo riguardante uno dei più grandi rapper della storia, ovvero Eminem. A qualcuno interesserà sapere dove è possibile vedere il film. È possibile farlo solamente in qualche cinema, ho visto, ma non so se è arrivato in Italia direttamente, ma sicuramente lo trovate in streaming su Paramount. Il titolo del film ci dice già qualcosa, ci dà un'informazione molto importante, si chiama Stance. Adesso, per chi di voi non lo sapesse, bisogna fare un passo indietro e ritornare a un pezzo scritto da Eminem che si chiama Stan, famosissimo, super celeberrimo, che parla praticamente di un suo fan che nelle 3 strofe manda 3 lettere diverse ad Eminem. Il suo sogno sarebbe quello di incontrarlo, ricevere un autografo, gli dice che è il suo fan migliore e c'è una escalation fino a quando lui poi, ubriaco, si getta insieme alla sua compagna legata giù da un ponte con la sua macchina. Questo è un pezzo molto importante che caratterizzò fortemente la carriera di Eminem, perché lui a un certo punto diventa talmente famoso che le altre persone iniziano veramente a provare una sorta di fanatismo, è proprio elogiato da tantissime persone in tutto il mondo. Questo porterà poi la parola Stan a diventare proprio un emblema e comincerà poi successivamente anche a far parte del dizionario proprio della lingua inglese. Questo ci importa perché il documentario si chiama Stance al plurale e è molto particolare come viene narrato. Praticamente quello che succede all'interno del film, che appunto vi dico è una specie di documentario perché parte dall'inizio della storia di Eminem fino ad arrivare alla contemporaneità e parla di tutto questo successo che lui ha avuto, e la narrazione è intervallata da immagini di Eminem e dei suoi concerti, pochissimo della sua vita privata, è proprio come se fosse una lente solo sulla sua vita pubblica, alternata alle esperienze di alcune persone che lo scoprono negli anni. Quindi troviamo delle persone intervistate, il loro nome e sotto c'è scritto Stan since e poi la data in cui hanno scoperto Eminem, e ognuno racconta un po' quello che ha trovato lui, e quindi c'è questa alternanza carina in cui alla vita di Eminem viene alternata la vita di persone comuni che magari lo scoprono proprio nell'anno in cui ha droppato un disco e spiegano anche le motivazioni. Ci sono fan di tutti i tipi, provenienti da tutto il mondo, alcuni sono un po' più tiepidi, ma arriviamo anche a conoscere dei fan che, per esempio, ce n'è una in particolare che è la detentrice del record di donna con più tatuaggi su un'unica artista sul suo corpo, infatti ha 22 tatuaggi di Eminem tatuati ovunque. Ce ne sono poi altri, anche loro molto estremizzati, che si vestono come lui, che hanno avuto un periodo in cui si sono fatti biondi. C'è un suo fan francese diventato famoso per essere uno dei più grandi fan di Eminem, che a un certo punto racconta anche che lo incontrerà, sarà proprio Eminem a chiamarlo dalla sua macchina a scattare una foto con lui. Perché secondo me è interessante vedere questo documentario, poi voglio fare anche un ragionamento finale proprio sul tipo di documentario che è stato fatto. È interessante perché io credo che Eminem come rapper e come proprio immagine abbia fatto parte della vita di tantissimi di noi e soprattutto anche della mia. Io sono molto fan di Eminem, lo ascolto da quando ero piccolo e ricordo proprio che ha avuto un'influenza su di me e su tutti i miei amici proprio gigantesca. Sono dei pezzi come Mockingbird che mi ricordo hanno spinto proprio me e tantissime altre persone, insieme magari a qualche pezzo di Linkin Park, ad approcciarci proprio all'inglese, cosa che poi magari successivamente a me, per esempio, mi ha portato anche a studiarlo, insegnarlo, eccetera eccetera. Quindi per moltissimi è stato proprio un'apertura all'America, e io credo che la particolarità più grande in assoluto fossero i suoi testi che sì, richiedevano un po' di sforzo per essere tradotti, ma che una volta tradotti ti aprivano veramente un mondo, elemento che poi si ricollega moltissimo anche al fatto che ci sono tantissimi fan che superano poi di gran lunga quel fanatismo, l'essere fan, seguaci, no? Appassionati di una determinata persona, un determinato ambito, ma che diventano proprio qualcos'altro, no? Questo Stan che lui descrive, poi mostra nel pezzo e racconta. La particolarità più grande è che ci ritroviamo di fronte a un rapper che prima di tutto ha veramente vissuto una vita molto molto al limite particolare. Anche 8 Mile, il film, in qualche modo lo racconta, anche se romanzato, ma ci troviamo di fronte a una persona che intanto nasce in una piccolissima periferia, oltre a questa ha problemi familiari, il padre lo abbandona, la madre fa uso di sostanze, si avvicina ad una cultura che non è propriamente sua. Infatti immaginate che per anni lui è stato considerato il rapper bianco, che però era talmente bravo a farlo che in qualche modo poi è stato accettato e ora viene portato su un palmo di mano. Quindi la particolarità più grande è che non solo raccontava di tutte queste cose, non solo lo faceva da bianco, ma in più lo faceva in modo incredibile. E quindi di nuovo ritornano pezzi come Rap God che ci gasavano al punto da piccoli, che proprio te li scambiavi col Bluetooth, e quindi si è veramente travolti dalla sua capacità di scrivere bene e poi anche dal suo essere completamente impavido, cioè non si è mai vergognato di raccontare anche le cose più turpi che succedevano all'interno di casa sua. E questa cosa qui ovviamente per chi l'ascolta, soprattutto in quegli anni, si parla più o meno di 10-15 anni fa, colpiva molto perché non c'era niente di simile. Considerate che poi anche uno dei miei più grandi idoli, di nuovo parlando un po' di fan, è Fabri Fibra,
Libra, e anche lui è stato influenzato tantissimo da Eminem, al punto tale che il suo creare personaggi che poi uccideva, cambiava, il suo essere estremo in Mr. Simpatia e tantissimi altri album è stato proprio preso da lui, lo racconta più e più volte, e quindi è sempre stato un Eminem italiano in qualche modo, anche se poi secondo me Fabri ha sviluppato tutto uno stile che lo caratterizza, e poi è stato abbastanza furbo da capire che sì, ha ripreso l'America, ma poi è diventato molto italiano, molto più di secondo me di tantissimi altri che hanno comunque sempre delle sfumature americane che non gli si addicono mai del tutto. E quindi questa capacità di Eminem di descriversi bene e completamente ha portato tantissimi fan a ritrovarsi nei suoi testi. E una cosa che ci viene mostrata all'interno del documentario, ma che poi ritorna anche nel pezzo Stan con la skit di Dido, è il fatto che più è grande un vuoto che una persona deve colmare, e più è facile che qualcuno da lontano che non conosce possa riempire quel vuoto e diventare qualcosa di enorme per loro. Infatti la cosa secondo me interessante è che secondo me quando si parla di questo tipo di fanatismo, proprio in cui la persona diventa perfetta, si può, secondo me è uno dei pochi casi in cui si può parlare anche di amore incondizionato, e una delle condizioni per viverlo è proprio il fatto che questa persona non è così esposta, non la si conosce, si fa fatica a vedere le increspature e i vari difetti, e quindi può assumere, no, quella perfezione che poi ci rimanda magari anche riferimento letterario, che per esempio Beatrice o la Laura di Petrarca sono perfette e durano nel tempo anche perché loro in qualche modo le conoscono o poco o muoiono, e quindi hanno tutto il tempo di renderle perfette. Questa cosa qui, questo innamoramento incondizionato, secondo me è la stessa cosa che accade in questi casi. A questo secondo me va anche aggiunto il fatto che nel caso di Eminem la sua ascesa verso la popolarità più assoluta è anche coincisa con lo sviluppo di internet, e se ci fate caso, se andate a vedere alcuni dei suoi video, When I'm Gone oppure Ritorno al Mockingbird che vi dicevo, hanno una quantità di visualizzazioni gigantesca, si supera il miliardo in molti casi, e quindi vi fa anche capire che proprio mentre, mi ricordo, lo passavano su MTV, mentre noi da piccolini scoprivamo YouTube, lui ha proprio beccato anche quel momento che secondo me ha portato poi anche a un tipo di fan nuovo, perché si è cominciato a parlare di influencer, di musicisti, di artisti, ma che superavano l'essere delle leggende musicali. Si cominciava ad sviluppare secondo me quel feticcio che oggigiorno è comune, no? Che segui su Instagram, vedi le storie, si voleva sempre sapere di più, allo stesso tempo non si aveva la possibilità di farlo, e quindi nel momento in cui lo si vedeva o in cui avevi un momento o tentavi di scrivergli una lettera, dovevi rivolgergli tutto il tuo amore in pochi minuti, e quindi queste lettere a volte, questi personaggi sembrano un po' strani o eccessivi. E proprio all'interno del documentario si parla di questa relazione parasociale nella quale c'è solamente un individuo che crea una relazione con l'altro e l'altro magari non ne sa nemmeno niente, come appunto il caso di Eminem con molti di questi stance. All'interno del film ci sono personaggi, quindi come vi dicevo, molto comuni che raccontano la storia. C'è qualche celebrità, a un certo punto appare Dr. Dre, c'è Adam Sandler completamente a caso, magari è fan di Eminem, ha voluto partecipare, c'è Ed Sheeran che racconta poi di aver seguito Eminem durante tutta la sua carriera e aveva addirittura comprato un biglietto quando poi Eminem qualche decennio fa ormai annullò il tour europeo perché era troppo stanco, era esausto, e poi c'era stato tutto il problema del suo amico ucciso, delle droghe che comunque lui aveva cominciato a prendere, quindi poi susseguiranno recovery, rehab e tutti i vari dischi. Eminem stesso all'interno del film appare molto poco, io avrei preferito vederlo un po' di più, cammina per le strade di Detroit, ritorna dove ha scattato alcune foto di casa sua che ormai non c'è più perché poi è stata bruciata, casa che appare anche in alcune delle copertine dei suoi album, dice alcune cose, c'è un finale un po' particolare così curioso. In generale, che dirvi, secondo me è un documentario molto bello perché questo argomento qui si cita molto spesso, ma questi estremi è più raro trovarli, cioè molto spesso si trovano, no, queste persone che si innamorano virtualmente di qualcuno che iniziano a seguirlo, ma nel caso delle celebrità poi al pari di Eminem questa cosa qui aumenta a dismisura. Unica cosa che secondo me è piaciuta poco, e da qui anche il titolo del video, è che è un po' una sorta di film documentario che cerca di analizzare il fanatismo, che però ha come scopo quello di piacere ai fanatici. Cioè questa cosa qui secondo me mi è piaciuta poco, cioè provo a spiegarmi meglio. All'interno del film ho visto che è stato lasciato tantissimo spazio alle singolarità dei fan. Ovviamente anche Eminem poi a un certo punto all'interno del documentario lo dirà che senza i fan non sarebbe niente, però secondo me c'è
uno strano gioco di potere che viene applicato, cioè viene detto a un certo punto: attenti ad essere troppo fan, io sono una persona normale, però questo essere molto molto fan, che ha permesso poi a Eminem di non essere più normale, viene in qualche modo anche elogiato, riconosciuto, e quindi c'è un ringraziamento da parte sua, e anche la narrazione sembra da un certo punto avvertire della pericolosità di iniziare a pensare Eminem non è per esempio un umano come tutti gli altri, ma allo stesso tempo, secondo me, ci si è anche marciato un po' sopra. E quindi il sentore che lascia alla fine è come un: guarda, ti metto in guardia su quel bosco, però dopo averti messo in guardia ti do una spinta per percorrerlo, un po' una cosa del genere. Oppure che dopo che l'hai percorso ti do una pacca sulla schiena per dirti: è pericoloso, c'è qualcuno che ci si perde o che magari supera il limite, ma poi se ce la fai e diventi un fan che semplicemente apprezza nel modo giusto, ti apprezzo e ti ringrazio. E quindi ci si è giocato secondo me molto su questa cosa qui. Consiglio a chi è fan di Eminem di recuperare il film, il documentario, perché comunque oltre ad essere così un reminder di tutto quello che ha fatto lui nella sua carriera, è anche un momento per pensare a noi stessi, ovvero in che modo ci rapportiamo con le persone che ci ispirano ma che non conosciamo direttamente, in che modo ci influenzano, quanto costruiamo un immaginario su qualcosa che in realtà forse stiamo sognando solo noi, che magari neanche l'altra persona ha immaginato, la stessa persona che magari ha raggiunto quell'obiettivo, e quanto poi magari può essere anche semplice rimanere delusi o allo stesso tempo deludere. Non è molto semplice, perché secondo me quando si parla di idolatria si ha molto a che fare con la perfezione, e la perfezione è sempre molto pericolosa perché basta un minimo per infrangerla, quindi questa cosa qui è molto particolare. C'è una frase di Flaubert che cito spesso che dice che gli idoli non vanno toccati perché la doratura resta sulle dita, e questa cosa qui oggigiorno secondo me viene dimenticata sempre di più, e in qualche modo si sono anche persi quei grandi miti di cui si sapeva pochissimo e che magari apparivano ogni tanto scombussolando il mondo. Mi viene un altro esempio legato a un campo completamente diverso dal rap, la letteratura, ma quello del bodybuilding. C'era un famoso Mr. Olympia che vinse l'Olimpia 6 volte, che si chiamava Dorian Yates, e lui praticamente non partecipava quasi a niente, ma appariva ogni tanto, faceva qualche foto per i giornali dopo che vinceva Olimpia, e si vedeva una volta l'anno solo nel momento in cui doveva appunto performare e gareggiare, vinceva e poi spariva, e questa cosa qui creava ancora più hype. Oggi siamo in una società diversa in cui se non ti fai vedere vieni dimenticato, però mi piacerebbe concludere dicendo proprio che nel caso di Eminem, come viene detto anche all'interno del documentario, sicuramente anche tra 50, 60, 70, 100 anni si continuerà a parlare di lui per quello che è stato per tantissimi di noi in tutto il mondo, grazie alla sua capacità di scrivere, la sua capacità di raccontare e soprattutto di raccontarsi in modo tale che gli altri trovino le parole per descrivere quello che vivono e in qualche modo lo somatizzino e l'esorcizzino per poi stare meglio.